Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bene? Prima di iniziare con l'interattivo, ricambio tutti i messaggi di auguri che mi avete mandato, quindi oggi ci sta tutto un buon anno anche per voi. In questa lettura interattiva voglio farti una previsione per il 2026. Utilizziamo 3 mazzi. Per la variante numero 1 mettiamo la pirite, che rappresenta la prosperità. Variante numero 2 con l'ambra, che simboleggia l'energia del sole. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con la tormalina, che rappresenta la protezione. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi oppure sulle pietre, come preferisci. Mi raccomando, scegli distinto, perché subito dopo la sigla vediamo come sei nel 2026. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bene? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Pirite, suerte per te. Vediamo come sei nel 2026 e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, sì o no, con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo chi sei tu, Pirite. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la Pirite. Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno nome o cognome che inizia con la lettera R, U, B, C, N, F e lettera S. Oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento la tua casa è al centro dell'attenzione, o magari qualcuno che la frequenta. Quindi sei molto focalizzato sulla tua casa o su chi fai entrare in casa tua. I tuoi numeri spirituali sono il 50 e il 64. Vai a cercare questi 2 numeri su Google in numerologia, 50 e numerologia 64, perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti dicono abbastanza non è mai abbastanza. Distinguere il possibile dall'impossibile, numeri 50 e 64. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu, Pirite. Ci sono segni d'acqua e segni d'aria molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, oppure di un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Vedo che in questo momento stai concentrando la tua energia su qualcosa, perché è come se questa cosa, all'apparenza, ti sembrasse perfetta, ma in realtà non è così. Può riguardare il rapporto con una persona, che dovresti sapere chi è, a sensazione, ma anche una situazione o qualcosa che stai utilizzando, ma andrebbe fatto con un occhio di riguardo. Magari la tua macchina funziona benissimo, ma devi cambiare le gomme, esempio. Quindi in questo momento ti vedo concentrare la tua energia su qualcosa che senti di dover migliorare. E adesso ti faccio questa previsione per il 2026. Qua vedo che nella prima parte dell'anno sarai completamente concentrato su quello che riguarda il tuo lavoro. Imparerai a fare qualcosa di nuovo, desideri anche fare un salto di qualità, quindi ti vedo acquisire nuove competenze che, se non saranno per il tuo lavoro attuale, significa che è in qualcosa che ti appassiona e magari vuoi trasformarlo in un lavoro. Ti vedo fare una trasformazione non indifferente, sia dentro che fuori,
E per dentro intendo nel rapporto con una persona che può diventare qualcosa di più o sul quale investirai molto di più, e fuori intendo proprio un cambiamento tuo, facendo magari una dieta o iniziando a fare sport. Ti vedo cambiare. Se sarai solo, sempre in questi mesi conoscerai qualcuno con il quale inizierai una relazione che dovrebbe diventare stabile nel tempo, ma o uno o l'altro dovrà in qualche modo scendere a compromessi. Magari c'è una distanza e sarà necessario avvicinarsi o allinearsi con un modo di fare o di pensare che per te potrebbe essere nuovo o diverso da quello delle persone che sei abituato a frequentare. Sarà un anno dove ti vedo analizzare molto persone, situazioni, ma arriverai anche al dunque su una cosa che magari da tempo è altalenante, entra o esce dalla tua vita, c'è e non c'è, ti troverai ad un bivio, ma sceglierai col cuore. Sai, a volte è necessario decidere tra una cosa a cui si è abituati e un'altra che ci piacerebbe conoscere. Penso che tu mi abbia capita. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Pirite. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda perché voglio darti una risposta secca. Sì o no? Con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda e vediamo cosa ti rispondono. Per la Pirite. Luna, carro e stelle. Qui gli arcani maggiori ti stanno dicendo che rispetto a questa domanda che hai fatto potresti avere dei dubbi o delle paure o non conoscere completamente ancora la situazione per quello che è, ma con un carro e stelle la risposta è un sì, e vedendo l'insieme di queste carte mi viene da dirti che la via d'uscita migliore è sempre quella attraverso. E la risposta è un sì. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi viene da dirti per la Pirite. Vediamo cosa riesco a dirti. Per la Pirite. Per la Pirite. In questi giorni ti sei reso conto che alcune cose non corrispondono all'idea che ti sei fatto. Alcune cose non corrispondono all'idea che ti sei fatto. Forse pensi troppo. Forse pensi troppo. E per questo stai confondendo il bello con il brutto o viceversa. Stai confondendo il bello con il brutto o viceversa. La verità
la sai. Non confonderti. Anzi, scrivila nei commenti, così rileggendola ti è ancora più chiaro. Messaggio curioso. In questi giorni ti sei reso conto che alcune cose non corrispondono all'idea che ti sei fatto o fatta. Forse pensi troppo e per questo stai confondendo il bello con il brutto o viceversa. La verità la sai. Non confonderti. Anzi, scrivila nei commenti, così rileggendola ti è ancora più chiaro. Questo era il messaggio per te, Pirite. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Ambra, suerte per te. Vediamo come sei nel 2026 e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Ambra. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è l'Ambra. Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera Z, A, G, D, L o lettera O. Oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento hai cambiato atteggiamento nei confronti di qualcuno o vorresti farlo. I tuoi numeri spirituali sono il 52 e il 150. Vai a cercare questi due numeri su Google, 52 in numerologia e 150, perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di passione che neutralizza qualsiasi energia negativa. Probabilmente c'è in questo momento nella tua vita una situazione dove è necessario proprio questo, neutralizzare qualsiasi energia negativa. Numeri 52 e 150. Adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni di terra e segni d'aria molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, in queste ultime settimane. O hai lavorato tantissimo, oppure è successo qualcosa che ti ha reso molto ansioso o ansiosa. Magari qualcosa di inaspettato, o comunque ti vedo in una fase di transizione che non si è conclusa nel fine anno, ma ti stai trascinando dietro per paura di lasciare andare qualcosa. E adesso ti faccio la previsione per il 2026. Nei prossimi mesi ci sarà qualcuno che avrà bisogno delle tue attenzioni, uomo o donna che sia, ma se hai dei figli potrebbe essere anche un figlio o una figlia. Saranno molto impegnati e molto attivi e avranno bisogno di te. Quello che riuscirai a fare sarà per te fonte di grande soddisfazione e per alcuni ci sarà anche un riscontro di qualche tipo, magari un regalo o soldi. Quindi ti vedo aiutare qualcuno dove oltre la soddisfazione c'è anche un riscontro bello di qualche tipo. Nel 2026 ti arriveranno dei soldi
magari da una liquidazione o una vincita, ma sarai anche molto propenso o propensa a spenderli. Dovrai fare delle cose in casa magari o degli acquisti utili, tanti ne entrano e tanti ne usciranno, mi fanno vedere qui. Un'altra cosa che prevedo per te nel 2026 è che ti vedo fare un bel giro di ruota, energeticamente parlando, magari dopo l'estate, grazie alla conoscenza di qualcuno che ti porterà a spostarti, viaggiare, uscire dalla tua zona di comfort e fare esperienze che non avevi mai fatto prima. E per qualcuno successivamente potrebbe iniziare anche una relazione, una convivenza. Nel 2026 ti vedo scrivere molto. È come se si aprissero alla grande le tue capacità comunicative, ma soprattutto se hai un'attività tua, punta assolutamente sui social e la condivisione perché sarà la tua fortuna. Ti dico anche che nel 2026 ti riunirai più di una volta con la tua famiglia o con persone molto familiari a te per discutere sulla soluzione di qualcosa che conviene a tutti. Ricorda che chi si aspetta qualcosa da te non vuole te, ma qualcosa. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Ambra. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda perché voglio darti una risposta secca, sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Per l'Ambra, vediamo cosa ti rispondono. Sole, imperatore e stelle. A fondo mazzo abbiamo un'imperatrice. Qui la risposta è in assoluto un sì. Gli arcani maggiori ti stanno dicendo che le tue aspettative con questa carta delle stelle saranno realizzate e se hai fatto una domanda che riguarda i sentimenti, mi viene anche da dirti con un sole, imperatore, stelle, imperatrice che amare non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Questo ricordatelo e adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per l'Ambra. Vediamo, cosa riesco a dirti. Per l'Ambra. Dovresti sentirti più sicuro di te perché sei una bella persona. Sei una bella persona. A volte hai la sensazione di non riuscire a fare abbastanza, di non riuscire a fare abbastanza. Potresti osare un pochino di più, perché una persona che hai vicino lo apprezzerebbe. Vi siete visti o parlati oggi. Messaggio curioso. Dovresti
sentirti più sicuro di te, perché sei una bella persona. A volte hai la sensazione di non riuscire a fare abbastanza e potresti osare un pochino di più, perché una persona che hai vicino lo apprezzerebbe. Vi siete visti o parlati oggi? Questo era il messaggio per te, Ambra. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Tormalina, suerte per te. Vediamo come sei nel 2026 e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Ma adesso vediamo chi sei tu. Tormalina, mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la Tormalina. Chi è la Tormalina? Mazzo centrale, energia neutra. Potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera M, E, T, I, P o lettera V. Oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento nella tua vita sono riemerse alcune cose del passato che possono riguardare una persona o una situazione e stai facendo delle valutazioni a riguardo. I tuoi numeri spirituali sono il 60 e il 330. Vai a cercare questi due numeri su Google in numerologia, 60 e 330, perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti dicono di risvegliare la forza. C'è nella tua vita in questo momento una situazione dove è necessario proprio questo, risvegliare la forza. Numeri 60 e 330, vai a cercare. E adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni di fuoco e segni d'acqua molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, o di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. In questo momento ti vedo molto motivato e ambizioso, come se volessi un po' oltrepassare il limite in alcune cose, oppure comportarti in maniera completamente diversa da come hai sempre fatto in precedenza. Attenzione, perché c'è qualcuno vicino a te che ha la sensazione che tu voglia superarlo o essere meglio di lui, e quindi potrebbe cercare di metterti i bastoni fra le ruote in qualcosa che ti sta particolarmente a cuore. Quindi attenzione, è proprio dove ha la sensazione che tu possa essere avvantaggiato rispetto a lui. Comunque tu sei una persona molto intuitiva e dovresti già essertene accorto o accorta, e sapere di chi sto parlando. E adesso ti faccio la previsione per il 2026. Qui mi fanno vedere che ci sarà qualcosa che tu andrai a consolidare, ma solo dopo aver chiuso con una o più situazioni, della serie. Sai quando si tagliano i rami secchi, Ecco, questo intendo. Anche perché, come dico sempre, l'energia che metti è l'energia che attrai, ed è possibile che in questo momento tu stia alimentando relazioni o situazioni che energeticamente parlando sono controproducenti. Vedo che nel 2026 ci sarà molto movimento per te. Per alcuni il movimento riguarda anche un cambio di casa o un trasferimento sul lavoro, ma nonostante tutti questi movimenti c'è qualcosa sul quale sarai
irremovibile e che sarà quella cosa che andrai a consolidare, quella di cui ti ho parlato prima e che, vedendo l'insieme di queste carte, ma in particolare questa, si tratta quasi sicuramente di una relazione con una persona che conosci già o che, se non conosci ancora di persona, sai già comunque chi è. Questo per dirti che nel 2026 ti vedo in coppia, in una storia che andrà avanti per molto tempo, anche per tutta la vita, se lo vorrai. In ultimo, ti dico ancora che in questo 2026 ti accorgerai di quante cose belle e importanti sei riuscito a fare, perché tu sei una persona molto empatica e sensibile. Magari in passato puoi aver accettato di stare in situazioni, diciamo, scomode per te, semplicemente perché hai voluto assecondare il volere di qualcuno, ma in questo 2026 sarai tu il regista del tuo film, che include anche quella cosa di cui ti ho parlato prima. Dicono che fare film è come mangiare caramelle. E io ci vedo tanta dolcezza per te in questo 2026. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, Tormalina. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, perché voglio darti una risposta secca, un sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti rispondono. Per la Tormalina. Giudizio, imperatrice e appeso. Qui la risposta è un sì. Gli arcani maggiori ti stanno dicendo che rispetto a questa domanda che hai fatto c'è una situazione che dovresti cominciare a guardare anche da un'altra prospettiva, e vedendo l'insieme di queste carte, giudizio, imperatrice e appeso, mi viene anche da dirti che dovresti iniziare a pensare come una regina, perché una regina non ha paura di cadere, e penso che tu mi abbia capita. La risposta è un sì, e adesso ti chiedo un attimo di pazienza, perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per la Tormalina, vediamo, per la Tormalina. Per la Tormalina. Prova a riflettere su quella cosa che ti hanno detto o ti hanno comunicato, quella cosa che ti hanno detto, perché ti troverai ad affrontarla nelle prossime settimane. Ti troverai ad affrontarla nelle prossime settimane. Ti chiederanno di partecipare ad una serata interessante, ma evita di parlare troppo, di te. Riordina una stanza o quel posto dove stai
spesso. Perché ti farà sentire meglio. Messaggio curioso. Prova a riflettere su quella cosa che ti hanno detto, perché ti troverai ad affrontarla nelle prossime settimane. Ti chiederanno di partecipare ad una serata interessante, ma evita di parlare troppo di te. Riordina una stanza o quel posto dove stai spesso, perché ti farà sentire meglio. Questo era il messaggio per te, Tormalina. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon anno e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!